Amiche e amici di Solfatara News, quando i nostri droni si alzano da terra, non stanno semplicemente riprendendo un paesaggio. In quel momento stiamo entrando in un sistema vulcanico attivo, instabile, in continua trasformazione. I campi flegrei non sono uno sfondo immobile, sono una caldera che respira, che accumula energia, che rilascia gas e calore senza mai fermarsi davvero. Ogni volo è una lettura diretta dello stato di salute o di stress di questo territorio fragile e densamente abitato. Il nostro lavoro quotidiano nasce proprio da qui: osservare, confrontare, documentare, non per creare panico, ma per non lasciare spazio all'illusione che tutto sia fermo, tranquillo, sotto controllo. Per questo oggi, come ogni giorno, vi portiamo immagini reali, dati misurati sul campo e osservazioni dirette, perché questa caldera merita attenzione costante, non rassicurazioni automatiche. Prima di entrare nel dettaglio dell'aggiornamento di oggi, ricordiamo che potete sostenere Solfatara News attraverso Buy Me a Coffee. È un gesto libero, non un obbligo, ma è anche ciò che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere strumenti e garantire un monitoraggio continuo e indipendente. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini e analisi dal campo. Dopo 2 giorni di piogge abbondanti, oggi siamo tornati in volo. La prima tappa, come sempre, è stata la fumarola dei Pisciarelli. Già da ieri, attraverso la nostra webcam live attiva 24 ore su 24, era evidente un degassamento estremamente intenso. Una colonna di vapore costante, densa, persistente. Le condizioni non ci hanno permesso un avvicinamento diretto con il drone e inizialmente l'ipotesi più logica era che le forti piogge avessero alimentato la polla con acqua meteorica. Ma quello che abbiamo osservato oggi racconta una storia diversa. Nonostante le piogge copiose, non si registra alcun aumento significativo dei liquidi nella polla. L'acqua non si accumula, scompare, evapora quasi istantaneamente. Questo accade perché le temperature al suolo sono talmente elevate da vaporizzare l'acqua piovana nel momento stesso in cui entra in contatto con il terreno. È un dettaglio che sembra piccolo, ma che in realtà è un segnale importante. Il calore non diminuisce, nemmeno dopo giorni di pioggia. Inoltre, in prossimità della nuova fessura laterale che stiamo monitorando da tempo, abbiamo rilevato un'intensa attività di degassamento direttamente dal terreno. Il suolo stesso rilascia gas in modo diffuso, irregolare, segno di una pressione che cerca vie di fuga sempre più estese. Le immagini parlano da sole. Oggi abbiamo misurato la temperatura ai Pisciarelli, che è di 105,7 gradi centigradi. E come sempre vedete, a schermo il grafico aggiornato, con l'andamento dei giorni precedenti. Un grafico che non racconta stabilità, ma persistenza. Ci siamo poi spostati nel cratere della Solfatara, alla fumarola Bocca Grande. Qui lo scenario è ancora più impressionante. La fumarola si presenta in fortissima pressione, con getti di vapore vulcanico densi, potenti, continui. Non è solo la Bocca Grande. Tutte le aree fumaroliche circostanti risultano attive, con un degassamento diffuso e vigoroso. Anche la pozza di fango mostra un netto abbassamento del livello dei liquidi, nonostante le piogge recenti. Ancora una volta, l'evaporazione vince sull'acqua. Anche qui abbiamo effettuato la misurazione della temperatura nella fumarola Bocca Grande, che oggi è di 180,9 gradi centigradi. E, come sempre, vi mostriamo il grafico aggiornato. A questo punto è inevitabile parlare del bollettino settimanale. Un documento che settimana dopo settimana sembra ripetersi. Stessi valori medi, stesse frasi, stesso schema. Si parla di un graduale aumento dei parametri geochimici, ma lo si definisce coerente con la pressurizzazione del sistema idrotermale. Pressurizzazione. Una parola che dovrebbe far riflettere molto di più. Le scosse risultano diminuite, 24 eventi in una settimana. Ma chi segue questo territorio sa bene che la diminuzione sismica non equivale a una diminuzione del rischio. E poi c'è quella frase che continua a comparire: non si evidenziano condizioni di evoluzione a breve termine. Una previsione che lascia più domande che risposte, perché se le scosse forti vengono definite imprevedibili,
Se i fenomeni vengono spiegati solo dopo che accadono, allora cosa significa davvero parlare di scenari attesi? Si prevede o non si prevede? Si rassicura o si monitora? È su questo vuoto comunicativo che nascono confusione e sottovalutazione. Noi di Solfatare News non abbiamo certezze assolute e non le spacciamo. Ma una cosa è chiara: i campi Flegrei sono in uno stato di attività costante, energetica, persistente. Il sistema idrotermale è sotto pressione, il calore è elevato, il degassamento è diffuso. Ignorare questi segnali non li farà sparire. Per questo continueremo a volare, a misurare, a documentare. Continueremo a mostrarvi ciò che vediamo senza filtri e senza slogan, perché informare significa anche accettare l'inquietudine dei dati reali. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, che condividete i nostri contenuti e che sostenete questo progetto. Restate con noi, restate informati e soprattutto restate consapevoli. Da Solfatara News è tutto. A presto, dal cuore della Caldera.